Nord e Sud. Spesso sentiamo parlare delle differenze che ci sono tra il Nord e Sud. Dov'è meglio andare? Dov'è meglio vivere? Beh, lo scopriamo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi parliamo delle differenze che ci sono tra il Nord e il Sud Italia. E io faccio questo video perché ho vissuto sia al Nord che al Sud. Ho vissuto per 5 anni a Milano, una città molto grande nel Nord Italia, in Lombardia, e poi il resto della mia vita e anche adesso in Puglia, dove io sono nato e cresciuto. Chiaramente la mia esperienza al nord è un po' particolare perché ho vissuto a Milano, che è comunque una metropoli. Magari vivere in una città più piccola del nord, come la città in cui vivo qui in Puglia, sarebbe stata un'esperienza diversa. Però comunque ho girato tanto, sono stato in tanti posti diversi in Italia e potete vedere le mie playlist di video di viaggi in Italia e vedrete che sono stato in tanti posti sia al nord che al sud e anche al centro, ovviamente. E per questo motivo oggi voglio fare un video in cui parlo e vi dico la mia opinione sul nord e il sud. Così forse posso anche aiutarti a scegliere il tuo prossimo posto per la vacanza o anche il tuo prossimo posto se vuoi venire a vivere in Italia. Però se vuoi venire a vivere in Italia hai bisogno di una cosa molto importante: saper parlare l'italiano, sentirti a tuo agio, parlare con sicurezza con gli italiani. E come si fa a parlare l'italiano vero e autentico che parliamo in Italia? Beh, devo assolutamente consigliarti i nostri corsi. Infatti puoi visitare il mio sito www.teacherstefano.com/corsi per vedere i corsi disponibili e sono super felice di annunciarti che oggi un nuovo corso è disponibile: Italiano Vero Base. Questo corso è perfetto per gli studenti che studiano da un po' l'italiano, però hanno bisogno di rinforzare le basi di italiano. Infatti, grazie a Italiano Vero Base costruirai delle basi solide per parlare l'italiano senza fare errori. E questo corso va bene per tutti, va bene per le persone che non hanno le basi, in quel caso non ti preoccupare, posso insegnartele io, ma anche per quegli studenti più avanzati che già conoscono le basi, ma comunque hanno bisogno di rinforzarle per non sbagliare più. Spesso ci sono anche degli studenti molto avanzati che forse non sbagliano per niente argomenti avanzati come il congiuntivo, però fanno ancora alcuni errori con i pronomi o le preposizioni. Insomma, se vuoi rinforzare le tue basi di italiano o impararle da zero, il corso Italiano Vero Base è perfetto per te ed è ora disponibile sul mio sito www.teacherstefano.com/corsi o puoi anche cliccare sul link qui sotto in descrizione. Ma adesso cominciamo con il video di oggi e parliamo del nord e del sud. L'Italia è molto piccola, però ci sono davvero tante differenze tra una regione e l'altra. Ovviamente non parleremo di differenze banali come per esempio differenze nel territorio o nei paesaggi. Chiaramente al nord abbiamo le Alpi, quindi se ti piacciono zone di montagna, ovviamente il nord è perfetto, anche se ci sono tante catene montuose anche al sud, per esempio gli Appennini, che dividono proprio tutta la penisola italiana. Però chiaramente al sud troverai anche un mare migliore. Insomma, poi dipende da dove vai. Però non parleremo di queste differenze, ci concentreremo di più sulle differenze culturali, le differenze linguistiche. E perché ci sono queste differenze? Beh, perché di base l'Italia è un paese estremamente frammentato, quindi diviso in tanti piccoli pezzi. Questo perché quando l'Italia è diventata una Repubblica Unita nel 1861, in realtà l'Italia era formata da tanti stati che avevano le loro leggi, che parlavano lingue diverse, avevano tradizioni diverse, cibo diverso. Quindi sostanzialmente l'Italia è diventata una Repubblica Unita,
ma i suoi abitanti non erano molto uniti. Chiaramente oggi la situazione è diversa, possiamo parlare un po' di cultura italiana generale, comunque noi italiani abbiamo tante cose in comune tra le regioni. Per esempio voglio pensare alla grande importanza del cibo. Per tutti gli italiani il cibo è molto importante, perché il cibo unisce le persone, porta le famiglie a tavola. Tutti abbiamo anche il grande valore della famiglia. Per noi italiani la famiglia è molto importante. Però allo stesso tempo ci sono tante differenze, quindi probabilmente la vita in Sicilia è molto diversa dalla vita, per esempio, in Veneto. A partire proprio dal cibo. Dato che la nostra storia culinaria, quindi la storia del cibo, ha delle radici molto molto antiche, il cibo è molto diverso in Italia, ma non solo da una regione all'altra, anche da una città all'altra. Quindi tutti noi italiani ci uniamo intorno al cibo, ma un cibo estremamente diverso. Ma forse non è neanche giusto parlare di cibo del sud e cibo del nord, perché al sud ci sono tantissimi tipi di cibo come anche al nord. Poi nelle grandi città come Roma o Milano magari è più facile trovare cibi che vengono da altre regioni d'Italia, proprio perché lì in quelle città ci abitano persone che vengono da tutte le parti d'Italia. Appunto sono città in cui ci sono davvero persone che vengono da tutte le regioni. Però nelle città più piccole è difficile trovare un cibo tipico o tradizionale di un'altra regione. Un'altra grande differenza che abbiamo tra il nord e il sud sono gli orari. Ora io non voglio generalizzare, però generalmente al sud mangiamo molto più tardi rispetto che al nord. Per esempio una cena normale al sud Italia potrebbe essere anche alle 20:30 o le 21, invece al nord c'è l'abitudine di mangiare presto, forse intorno alle 19:30 o le 20. Poi chiaramente questo cambia da famiglia a famiglia, dalle abitudini anche di una famiglia, anche dal lavoro delle persone, ovviamente. Però ho notato questo pattern anche nei ristoranti. Infatti generalmente qui al sud è molto normale prenotare un ristorante per le 21, anche le 21:30. Invece al nord a volte mi è capitato che i ristoranti, dato che alle 22:30 o le 23 già chiudevano, non accettavano prenotazioni dopo le 20:30, massimo le 21. Questo lo possiamo vedere anche con i negozi. Per esempio, nelle città più piccole, spesso i negozi chiudono per ora di pranzo, ma al sud riaprono forse alle 5 o le 6 e poi restano aperti anche fino alle 9, 9 e mezza di sera. Invece al nord i negozi o fanno orario continuato, cioè stanno aperti anche durante il pranzo, o nelle città più piccole magari chiudono, però poi riaprono subito alle 3, per esempio, alle 3 di pomeriggio, però chiudono anche prima. Quindi diciamo che ci sono comunque degli orari diversi tra il nord e il sud. Un'altra grandissima differenza di cui voglio parlare è la lingua e i dialetti. Chiaramente, dato che l'Italia prima era un paese estremamente frammentato, di conseguenza erano anche tante le lingue che si parlavano in Italia. E quindi oggi abbiamo in Italia una lingua standard, cioè l'italiano, con alcune differenze regionali, però alla fine è sempre italiano. E poi abbiamo tutti i dialetti. I dialetti sono molto comuni in Italia. Sono tantissime le persone che ancora parlano in dialetto. Forse ci sono delle differenze tra generazioni. Le generazioni più vecchie forse lo usano di più, lo parlano di più, ma anche noi giovani comunque capiamo il dialetto e lo parliamo. Forse lo parliamo di meno tra di noi, però generalmente non abbiamo problemi a capirlo. E alcuni dialetti sono così importanti anche da preservare che sono delle vere e proprie lingue, sono classificati come lingue, come per esempio il napoletano o il siciliano. Infatti si pensa, e questa secondo me è una cosa molto interessante, è che il motivo per cui noi italiani gesticoliamo così tanto, muoviamo così tanto le mani quando parliamo e abbiamo tutti quei gesti, è proprio perché in passato, quando l'Italia
l'Italia è diventata una repubblica unita, dato che gli italiani parlavano tante lingue diverse, non si capivano tra di loro e quindi per comunicare usavano i gesti. Poi grazie alla televisione che ha proprio avuto una funzione di modello linguistico, piano piano le persone hanno cominciato a parlare in italiano. Però ancora oggi, sempre per effetto dei dialetti delle lingue che si parlavano prima, ci sono tantissimi diversi accenti regionali in Italia. E anche, e questo è importante, anche nella stessa regione ci possono essere accenti molto diversi. Per esempio nella mia regione, la Puglia, che è molto lunga, il nord della Puglia ha un accento, il centro della Puglia un altro e il sud della Puglia un altro ancora, e sono proprio accenti molto diversi tra di loro. Io per esempio, che sono pugliese, non riesco a capire quasi per niente il dialetto del sud della Puglia, è molto difficile. Però non preoccuparti, anche se in Italia abbiamo tanti dialetti diversi, tutte le persone parlano italiano, quindi quando tu verrai in Italia parlerai con le persone e le persone ti risponderanno in italiano, non preoccuparti. Chiaramente ci sono degli accenti che possono essere un po' difficili. Questo è normale. Però dato che gli accenti sono così diversi, è anche un po' difficile parlare di un accento più facile o più difficile, anche perché è una cosa molto personale, perché dipende dall'accento a cui noi siamo più esposti. Quindi in realtà dipende, ma soprattutto dipende anche da quanto è forte l'accento in una persona, perché se una persona ha un accento molto forte, non importa se è del nord o del sud, sarà comunque più difficile capire quella persona. Noi italiani ci capiamo tra di noi, però per una persona che studia l'italiano, forse alcuni accenti potrebbero sembrare un po' più complicati. Però veniamo adesso ai lati negativi, i pregiudizi. Purtroppo, come in tanti altri paesi, ci sono tanti pregiudizi intorno al Sud Italia. Spesso si può sentire che le persone del Sud non hanno voglia di lavorare, che sono degli scansafatiche, spesso si parla anche molto di criminalità. Insomma, i pregiudizi sono tanti. Chiaramente questo non è vero perché non possiamo generalizzare così tanto. Purtroppo le differenze, soprattutto economiche, che ci sono tra il nord e il sud sono semplicemente il risultato di politiche sbagliate al sud, ma che davvero iniziano già all'unità d'Italia nel 1860. E queste sono proprio delle cose che continuano ancora adesso, anche se in misura minore. È vero, al sud c'è molta più disoccupazione. Questo porta di conseguenza a una maggiore povertà del sud Italia e allo stesso tempo ci potrebbe essere anche una maggiore criminalità. Però comunque io credo davvero tantissimo in noi persone del sud. Sono circondato da persone che hanno tantissima voglia di fare, di lavorare, di mettersi in gioco. Quindi io sono convinto al 100% che anche il sud saprà riscattarsi. Quindi alla fine dov'è meglio, il nord o il sud? Ma chiaramente non c'è una risposta valida. È una cosa troppo personale. Io personalmente ho amato vivere al nord, ho amato andare in vacanza al nord, ma allo stesso tempo amo vivere al sud e andare in vacanza al sud. Chiaramente ci sono delle cose che non mi piacciono, delle cose che spero andranno meglio in futuro, però di nuovo è impossibile dare un giudizio su questo. Quindi il miglior modo per scegliere cosa ti piace di più è, se ne hai la possibilità, venire in Italia. Provare il sud, il sole, il caldo, anche un po' di calma e tranquillità. Però anche il nord, i suoi paesaggi stupendi, le grandi città. Provare il cibo del sud, il cibo del nord. Insomma, l'Italia è così diversa che non basterebbe una sola vita per vederla tutta. E ogni regione ha le sue particolarità, ha le sue bellezze e vanno esplorate tutte, anche quelle più nascoste. Benissimo, spero che questa mia riflessione sul nord e il sud ti sia piaciuta.
E tu cosa ne pensi? Se hai visitato il nord e il sud, quale ti piace di più? Scrivilo qui sotto nei commenti. E se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta incredibilmente. E non dimenticare anche di iscriverti al canale per non perdere tutti i video futuri. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!